Sto regina. Ciao da Chicago, Illinois, dove sono arrivato per seguire la convention del Partito Democratico. Di questo vi parlerò meglio nel prossimo video, perché la convention deve ancora cominciare. Seguitemi se volete sui social su Da Costa a Costa per avere un po' di racconti a caldo. Già che sono qui, però, volevo approfittarne per raccontarvi una delle storie per cui questa città, Chicago, è più famosa, ed è una storia che riguarda molto anche noi come persone italiane, comunità italiana. Sto parlando della storia del nemico pubblico numero uno, così era soprannominato. Scarface era un altro dei suoi soprannomi, il mafioso più famoso di sempre, Al Capone. Personaggio leggendario di cui pensiamo di sapere molte cose, ma in realtà ne conosciamo pochissime. Per esempio, non tutti sanno che l'intera carriera del mafioso più famoso di sempre durò appena 7 anni. Ma quante cose accaddero in quei 7 anni? Ho fatto anche un gesto un po' italiano. Now the playoff. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. This is serious. Benvenuti e benvenute in un nuovo video del canale di Da Costa a Costa. Vi dicevo, siamo a Chicago, ma questa storia non comincia davvero in questa città. Comincia a Brooklyn, anzi, Broccolino, come chiamavano il quartiere di New York gli immigrati italiani che arrivavano alla fine dell'Ottocento, come appunto i genitori di Al Capone, che arrivarono a Brooklyn dal comune di Angri, provincia di Salerno. Lui faceva il barbiere, lei faceva la sarta. Ebbero, arrivati in America, 9 figli, uno di questi era appunto Al Capone. Vivevano tutti insieme nella zona di Park Slope a Brooklyn, che non era un posto particolarmente eccezionale. Oggi è un posto molto interessante, ma all'epoca era una specie di baraccopoli. Gli immigrati italiani vivevano in contesti di grande povertà, di discriminazione, di prepotenza, di violenza, di degrado anche culturale, economico. Pensate che non erano nemmeno considerati bianchi, erano italiani, li trattavano come la feccia della società, e questo spiega un pezzo dell'evoluzione di questa storia. Al Capone frequentò la scuola cattolica, ma non andava particolarmente bene. Fu espulso quando a 14 anni diede un pugno alla sua maestra. Cominciò a entrare in una serie di piccole gang di adolescenti, piccoli furti, piccole estorsioni. A un certo punto, da poco più che adolescente, cominciò a lavorare come buttafuori davanti ai locali in cui si vendeva alcol di contrabbando, perché questi erano gli anni del proibizionismo, gli anni in cui negli Stati Uniti era vietato vendere bevande alcoliche, ma faceva anche il buttafuori fuori dai bordelli, anche quella un'attività illegale gestita dalla mafia locale, mafia che era stato, diciamo, un prodotto di importazione, mettiamola così, degli immigrati italiani negli Stati Uniti. Goditi il tuo regalo. Fu proprio mentre faceva il buttafuori che un giorno rivolse un commento apparentemente offensivo nei confronti di una donna che passava per quella strada. Il fratello di quella donna se la prese al punto che lo punì facendogli 3 profondi tagli sulla guancia sinistra. Per questo da quel momento fu soprannominato Scarface, nomignolo che lui peraltro detestava, e per questo nella gran parte delle foto in posa che vediamo di Al Capone lui non mostra mai la guancia sinistra. Diceva che erano ferite che si era procurato in guerra. Per certi versi non era così sbagliato. Attraverso questa storia e questa piccola carriera che stava cominciando in quel contesto, Al Capone diventò una specie di guardia del corpo di un piccolo boss mafioso locale che si chiamava, come si chiamava? Torrio, ma il nome qual era? John Torrio? Aspetta che lo cerco. Johnny Torrio.
che era uno che gestiva appunto questi locali in cui si vendeva alcol di contrabbando. Diventò un po' la sua guardia del corpo e a un certo punto Johnny Torrio fu chiamato dal boss della mafia di Chicago, molto più importante e potente, perché lo aiutasse qui. E allora Johnny Torrio partì da New York, da Brooklyn, da Broccolino verso Chicago e portò con sé la sua giovanissima guardia del corpo, cioè Al Capone. Insieme arrivarono in questa città. Anche a Chicago la principale attività della mafia era gestire il contrabbando di alcolici. Qualche anno dopo, quando sarebbe diventato, ma ci arriviamo, un piccolo ma importante boss della criminalità qui a Chicago, grazie al commercio di alcolici che entravano di contrabbando soprattutto dal Canada, qualcuno gli chiese se effettivamente avesse a che fare o no con questo contrabbando e lui rispose: il Canada? Io non so nemmeno in che strada sia il Canada. Si facevano tanti soldi all'epoca col contrabbando illegale di alcolici, tanto che la casa che vedete alle mie spalle era la prima casa che Al Capone comprò qui nel quartiere South Side di Chicago. Oggi è in vendita, sembra anche un po' malandata, ma all'epoca era una casa non da poco. C'è però un'altra verità che riguarda chi ha a che fare con la criminalità organizzata. I mafiosi all'epoca soprattutto facevano tutti la stessa fine, finivano morti ammazzati, per cui il capo della mafia del South Side, la persona per cui Johnny Torrio era andata con Al Capone da New York a Chicago, fu uccisa nel 1920. Johnny Torrio divenne il capo del South Side, il capo di questa mafia locale. Al Capone divenne il suo braccio destro e proseguì quindi questa guerra tra clan che era in corso con il clan del nord della città, del North Side. Lo stesso Torrio fu oggetto di un agguato qualche mese dopo, sopravvisse ma decise di ritirarsi, di lasciare il suo incarico a chi? Ad Al Capone, che quindi nei primi anni 20, a soli 26 anni, diventò il capo della mafia locale del South Side di Chicago, una delle mafie più potenti di tutti gli Stati Uniti. Lo stile di Al Capone da capo di questa organizzazione si distingueva innanzitutto per il suo stile di vita. Al Capone amava i vestiti firmati e costosi, fumava i sigari, frequentava i locali in cui si faceva la musica jazz, diventava amico degli artisti, conosceva moltissimi politici, li corrompeva, ma su questo torniamo tra poco. E poi l'altro tratto distintivo, l'uso della violenza. Mentre Johnny Torrio era un mafioso che cercava di mediare anche in questa guerra così sanguinosa col North Side, Al Capone invece utilizzò da subito la mano pesante, quindi agguati, vendette che provocavano controagguati e controvendette. Lo stesso Capone in quegli anni sfuggì a moltissimi attentati contro la sua vita. Una volta il suo autista fu rapito e torturato, un'altra volta cercarono di ucciderlo attirandolo con una scusa davanti alle vetrine di un negozio, vetrine che furono poi crivellate di proiettili come si dice, ma Capone non si fece trarre in inganno, capì che c'era qualcosa che non andava e si nascose giusto in tempo. Capone a sua volta rispondeva contro i mafiosi del North Side. Potreste pensare a questo punto, ok, ma in questa guerra tra clan diversi, la polizia, le forze dell'ordine, ecco ritorniamo al punto sulla corruzione. Lo stile di Al Capone, ma era lo stile della mafia di Chicago, era basato sulla corruzione di chiunque. Politici, poliziotti, tutti quelli che rappresentavano lo Stato o quasi qui a Chicago erano di fatto al libro paga di questo o di quest'altro, quindi i mafiosi non solo potevano combattersi tra loro, ma utilizzavano spesso la polizia e i politici per proteggere se stessi. Quello che ne guadagnavano i politici corrotti non erano soltanto dei soldi, i politici ne guadagnavano anche consenso, perché Al Capone, attraverso delle associazioni che rappresentavano la comunità italiana, dei sindacati, il più importante qui si chiamava Unione Siciliana, di fatto controllava migliaia e migliaia di voti. Queste associazioni erano formalmente delle associazioni normali che organizzavano la tombola a Natale, la raccolta fondi di beneficenza, l'evento per il santo patrono, insomma che tenevano in contatto la comunità italiana con le sue tradizioni. Di fatto erano gestite dalla criminalità ed erano dei grandi serbatoi di voti, perché poi le persone della comunità votavano come decidevano i clan che si spartivano quei voti, quella comunità, quel consenso. I politici ne avevano molto bisogno.
Quando a un certo punto anche per Capone la violenza e i rischi si fecero troppi, quando i suoi avversari misero addirittura una taglia sulla sua testa, decise di lasciare il South Side di Chicago, di continuare naturalmente a fare il capo della mafia locale, ma di farlo da un sobborgo della città, poco distante da qui. Ci andiamo tra poco. Quelle che sentite intanto sono cicale. Una volta ogni 12, 14, 16 anni in questa parte di America, dipende dal tipo di cicale, si schiudono contemporaneamente delle larve che nel corso del tempo si sono depositate ai piedi degli alberi. Questo è uno di quegli anni. Come sentite abbiamo questo sottofondo costante di cicale che cantano in ogni angolo della città. Al Capone si stabilì in questo comune in cui mi trovo alle porte di Chicago. Cicero pensava qui di poter essere più sicuro anche perché controllava completamente la politica locale. Come fece a controllare la politica di un piccolo comune? Condizionando le elezioni e come? Con la violenza. Durante una primaria locale che è diventata nota come The Pineapple Primary, la primaria delle ananas, ma le ananas, gli ananas. Il frutto è femminile. Plurale di ananas? No, è maschile. È maschile. Pare. Di ananas. Tant'è che l'ananasso si diceva una volta. L'ananas era un modo di dire per definire la bomba a mano. Ci furono 15 morti, le persone quindi stettero molto lontane dai seggi in quei quartieri, vinsero i politici corrotti e pagati da Capone, che quindi ottenne il controllo totale di questo posto. Lo protesse naturalmente, sì, ma la guerra col North Side continuava ed era una guerra che Capone combatteva con metodi sempre più feroci. Forse la storia in assoluto più famosa associata a lui è quella del famigerato massacro di San Valentino, feroce e creativo insieme. Capone era deciso a risolvere una volta per tutte il suo conflitto con la gang del North Side, del nord della città. 4 dei suoi sicari raggiunsero il North Side e soprattutto il locale dove era noto si riunivano appunto i capi di quel clan, di quella gang. Andarono questi 4 vestiti di tutto punto da poliziotti, fingendo di essere poliziotti. Entrarono in questo locale fingendo di fare una retata. Fecero uscire i 7, compreso il capo del clan, che si erano riuniti in quel momento in quel locale, li fecero mettere tutti allineati davanti a un muro e poi, rivelando di non essere dei poliziotti, tirarono fuori le armi e li uccisero. Fu una fucilazione in stile di guerra, un'esecuzione di massa. Anche in quel caso non solo le foto finirono su tutti i giornali, tutto il paese si accorse di quanto di enorme stava succedendo a Chicago. Successe anche che il presidente Hoover, la Casa Bianca e il governo federale capirono che bisognava intervenire. Erano gli anni 30, l'inizio degli anni 30. Il presidente Hoover radunò l'FBI, il Ministero del Tesoro, l'agenzia che si occupava di far rispettare le leggi sul tabacco, sul proibizionismo, contro il contrabbando, e mise insieme un team di agenti che venivano da ogni parte dell'America ma non da Chicago, e li mandò a Chicago perché proprio in ragione del fatto che non avevano legami con nessuno qui erano e fossero incorruttibili. Per questo venivano chiamati gli intoccabili, come dal titolo del famoso film che racconta, prendendosi qualche libertà, questa intera vicenda. What is this? Nothing. Gli intoccabili arrivarono qui a Chicago e cominciarono a indagare su Capone, che però continuava anche intanto la sua guerra violentissima con i mafiosi del North Side. A un certo punto si convinse che 3 dei suoi scagnozzi volevano in realtà ucciderlo perché lavoravano per i suoi avversari, e quelle persone le ammazzò lui stesso, secondo la leggenda, anche questa poi raccontata dal film, a colpi di mazza da baseball. Baseball.
Gli agenti intanto, come si dice in gergo, stringevano il cerchio attorno a lui, lo arrestarono anche 2 o 3 volte, ma ogni volta le indagini non andavano mai da nessuna parte perché non si trovavano persone disposte a testimoniare contro Capone, giurie disposte a condannarlo, finché non ebbero un'idea, un'intuizione, gli agenti e il governo. Capirono che per incastrare Capone non bisognava puntare tanto sul contrabbando o sulla violenza, ma su un reato molto più facile da dimostrare e che pure sembrava fino a quel momento impossibile da imputare a un boss della mafia. Capone fu indagato per evasione fiscale. Capone aveva uno stile di vita da persona ricchissima, i suoi abiti, le sue macchine, le sue case, eppure dichiarava al fisco pochissimi soldi perché ovviamente non dichiarava certo i guadagni illeciti. Ma ecco, l'Agenzia delle Entrate statunitense, diciamo il suo equivalente, disse: non sappiamo come tu guadagni questi soldi, ma di certo dichiari troppo poco per lo stile di vita che hai. E cominciarono allora a costruire un caso basato sull'evasione fiscale, sui suoi consumi, un caso che richiedeva molte meno testimonianze ma molti più documenti che il governo era in grado di ottenere. You got nothing in court, you don't got the bookkeeper, you got nothing! Quando arrivò poi il momento decisivo, il processo, il team degli intoccabili ebbe un'altra intuizione d'accordo col giudice che gestiva quel processo. Capone ovviamente, come sempre, aveva corrotto l'intera giuria che avrebbe dovuto giudicarlo, ma all'ultimo minuto il giudice stabilì che la giuria sarebbe stata cambiata, bisognava invertirla con quella giuria dell'aula di fronte in cui si teneva un processo per un caso di divorzio, e quindi le 2 giurie si scambiarono di posto, quella corrotta andò a decidere sul caso di divorzio, quella sul caso di divorzio che non era corrotta giudicò al Capone, che quindi tra la sua sorpresa, il suo sgomento e le sue proteste fu condannato per la prima volta a 11 anni di carcere. Di fatto finì lì la sua carriera di criminale, di mafioso. Cominciò che era poco più che 20enne, finì che di anni ne aveva 33. Capone andò in prigione prima in una struttura di massima sicurezza qui a Chicago e poi ad Alcatraz. Non appena entrò in carcere, durante le normali visite mediche di routine a cui vengono sottoposte tutte le persone detenute, ad Al Capone furono diagnosticate la sifilide e la gonorrea, 2 gravi malattie sessualmente trasmissibili, molto gravi soprattutto all'epoca quando praticamente non potevano essere curate. Capone sospettava di avere qualcosa contratto quando lavorava nei bordelli, ma si sentiva giovane e invincibile, non si era mai sottoposto nemmeno a un esame. Eppure con l'avanzare dei suoi anni, negli anni che passò in carcere, le sue condizioni di salute peggiorarono e peggiorarono rapidamente, soprattutto sul piano cerebrale. Una delle conseguenze di queste malattie è una forma di demenza molto veloce, tanto che nel 1939 uscì di galera prima di scontare interamente la sua pena per scontare l'ultima parte in un ospedale, perché i medici gli diagnosticarono una forma molto grave di demenza, dissero che aveva le capacità cerebrali di un 12enne e non era un modo, una scusa per uscire dal carcere. Capone stava molto male, fu anche una delle prime persone in America in assoluto a essere curata con la penicillina quando cominciò all'inizio degli anni 40 la produzione di massa della penicillina da queste parti. Era troppo tardi. Le sue condizioni si deteriorarono sempre di più finché nel 1947, quindi prima di compiere 50 anni, Al Capone ebbe un infarto, morì. Ancora oggi è seppellito in un cimitero alle porte di Chicago. Oh my God, look at that. Wow! What do we got here? Hey! The fuck? The fuck? You fucking bum! Potreste chiedervi però adesso perché questo personaggio è diventato così famoso, così leggendario, anche perché, pensateci, Al Capone non era un mafioso che aveva tra i suoi interessi enormi appalti, affari da milioni di dollari, infrastrutture. Era molto meno potente, molto meno ricco di tantissimi altri criminali mafiosi della storia americana e non solo. I suoi interessi alla fine erano l'alcol di contrabbando e i bordelli. Era forte e potente soltanto in un pezzo di questa città. Perché allora è diventato quasi un'icona? Diventò così leggendario allora Al Capone.
citato in 1000 opere, film, libri, canzoni, un personaggio della cultura popolare americana, innanzitutto certo per la violenza efferata, feroce, uguale a quella di nessun altro mafioso fino a quel punto. Poi perché era esemplare di un fenomeno che riguardava non soltanto Chicago e che andava anche oltre la sua persona. Il legame, per quanto triste dobbiamo riconoscerlo, tra la criminalità organizzata qui negli Stati Uniti e le comunità italiane dell'epoca, uno dei motivi per cui le comunità italiane, che non erano certamente composte da mafiosi, ma erano così malviste in America. E poi per come Capone riuscì a prendere il controllo di fatto di un'intera città, non solo gestendo la criminalità organizzata, ma gestendo la politica, gestendo la polizia. Dimostrò come un singolo uomo con la violenza e anche con l'intelletto potesse mettere sotto il proprio dominio un pezzo così grande e così importante dell'America. Questa era la storia di Al Capone, un pezzo importante della vicenda nazionale statunitense. Su questo canale trovate un sacco di altri racconti, di altre storie simili, supposti personaggi importanti per capire il passato e il presente degli Stati Uniti. Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Capone. 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 Bisognava perseguire Capone per un reato che non aveva... Erano gli anni 30, l'inizio degli anni 30. Ma questi che hanno le macchine rumorose pensano di essere molto fighi? Cioè pensano che io dico Madonna che figo che sei. Comunque sono macchine che non hanno fatto la revisione queste, non è che... Okay. Pure, sì. Innanzitutto, anche perché poi a forza di sentire rumore io urlo, ma nel video poi si sente me che urlo.